Ciao amici e bentornati sul canale. Oggi insieme a voi andremo a scoprire il primo tablet lanciato da Blackview in questo 2025. È uno dei primi 10 pollici a essere dotato di Android 15 e se per caso state cercando un tablet di fascia economica che abbia una batteria superiore ai 7000 mAh per poterlo utilizzare anche per 13-14 ore consecutive, che abbia la nano SIM per poter navigare anche se siete fuori casa e soprattutto che abbia un display che sia esattamente progettato per non affaticare la vista se lo utilizzate per tantissime ore per lavoro oppure alla sera prima di andare a letto per leggerlo come ebook. Allora questo nuovissimo e fantastico Blackview Tab 60 Pro potrebbe essere il tablet che stavate aspettando in questo 2025. È dotato di un display da 10,1 pollici IPS in HD Plus con 350 nits di luminosità. Spero che si veda anche dalla telecamera questo bellissimo display che veramente non affatica la vista. Se vedete anche i colori sono molto tenui e sono fatti apposta per l'utilizzo prolungato sia a scopo lavorativo o anche per scopi ricreativi come guardare anime, videogiocare senza fare un minimo di pausa. Per quanto riguarda il rapporto schermo-corpo siamo al 79%, è supportato dal Wi-Fi livello 1 per cui potete guardare tutte le serie in alta definizione senza rischiare un abbassamento della risoluzione sia su Netflix, Prime Video, Disney Plus, Sky Go e tutte le piattaforme di streaming, per cui è veramente perfetto e ideato e progettato per lo streaming, per la navigazione e anche nel tempo perso per videogiocare. E soprattutto grazie alla batteria da ben 7700 mAh non avrete sempre l'ansia durante la giornata di dovervi portare un powerbank per doverlo ricaricare già a metà giornata. È disponibile in due versioni, quella della recensione di oggi con 4 più 4 GB virtuali e 128 GB di archiviazione. Potete optare per l'altra versione con ben 16 GB di RAM, 8 di base più 8 virtuali e ben 256 di spazi di archiviazione. Ma non è tutto, perché entrambe le versioni hanno anche la possibilità di espandere la memoria con una micro SD fino a 2 TB, per cui sicuramente la memoria non è un problema di questo tablet. E non è un problema neanche la connettività, perché è dotato ovviamente di Wi-Fi, Bluetooth, ma soprattutto ha lo slot per la SIM fino a 4G. E questa era solo un'introduzione delle sue caratteristiche, perché è anche dotato di sblocco facciale, jack 3.5 delle cuffie, doppio speaker per cui potete ascoltare la musica ed essere coinvolti a 360 gradi e dopo lo andremo a testare. E concludo con il comparto fotografico, perché questo tablet è dotato di una selfie camera da 5 megapixel e la telecamera posteriore da 8 megapixel con supporto Google Lens, che è stata veramente una rivelazione. E anche in questo caso nella seconda parte del video vi farò vedere delle foto e dei video che ho registrato direttamente da questo device. E prima di andare a scoprire il contenuto di tutta la dotazione base vi svelo anche il prezzo, perché questo Tab 60 Pro viene lanciato e lo potrete acquistare ad un prezzo che può variare in base all'offerta e alla versione tra i 150 e i 250 euro. In ogni modo, se siete interessati vi lascerò nel primo commento e nella descrizione il link diretto per poterlo acquistare e gli eventuali codici sconto che potete utilizzare durante l'acquisto. Ma ora bando alle ciance, mettetevi comodi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Per quanto riguarda la dotazione base, oltre al nostro bellissimo tablet avrete compreso nel prezzo una bellissima cover protettiva ergonomica ed esattamente fatta su misura sul nostro Tab 60 Pro, un utilissimo vetro temperato che può essere utilizzato per proteggere ulteriormente lo schermo, una chiavetta per le nano SIM, perché con questo tablet potete anche navigare fuori casa grazie alla SIM, l'alimentatore dotato di slot USB di tipo A compatibile con la ricarica rapida 10 watt, il cavo di alimentazione USB tipo C e il manuale di installazione comprensivo di lingua italiana. Per quanto riguarda la texture è veramente tanta roba, è un simile opaco ma veramente molto gripposo, per cui non rischierete che vi scivoli anche se lo utilizzerete senza la cover, e lo potete acquistare azzurro come il modello di questa recensione, grigio oppure verde. Per quanto riguarda le dimensioni abbiamo un'altezza di 242 mm, una larghezza di soli 161 mm, uno spessore veramente ridotto di 8,5 mm per un peso
peso totale di 543 grammi. E andando a fare un rapido tour del telaio, nella parte di sinistra troviamo il regolatore del volume e anche il tasto d'accensione e di spegnimento. Nella parte di destra troviamo il doppio speaker, uno a destra e l'altro a sinistra, come vedete dai forellini, e nella parte superiore troviamo lo slot tipo C di ricarica e a fianco lo slot per la nano SIM. Ed eccoci qui nella bellissima home page di Android 15, l'ultimo sistema operativo lanciato da casa Android. Come vedete non è molto diverso da Android 14, ovviamente è più ottimizzato. Adesso andiamo a fare anche un test di navigazione. Andiamo a aprire un articolo a caso per vedere la velocità di apertura, direi questo qui su Casey Stoner. Avete visto che rapidità, in meno di un secondo l'ha aperto. Andiamo anche qui a scorrere, guardate anche qui se vado velocissimo risponde perfettamente a tutti i miei comandi. Proviamo anche a evidenziare il testo, anche in questo caso risponde perfettamente. Proviamo anche a zoomare una foto, direi che questa bellissima Ducati con cui Stoner ha vinto il mondiale va benissimo, guardate anche qui che velocità. E ora andiamo a fare la prova dei guanti. Come vedete quelli che sto utilizzando non sono guanti touchscreen ma sono i classici guanti invernali. Andiamo a vedere, olè, guardate che spettacolo. Proviamo di nuovo, andiamo anche a fare un test di navigazione. Entriamo in questo articolo, mamma mia è veramente uno schermo ultra sensibile, per cui per quanto mi riguarda lo potete anche utilizzare in inverno senza il rischio di doverli togliere e prendere freddo per poter utilizzare il display. Questo è uno dei punti fondamentali che a me piace veramente tanto, ma non è presente in tutti i device, ossia la modalità di accensione e spegnimento programmato. Potete anche personalizzarlo in base ai giorni della settimana, ad esempio il sabato e la domenica se siete a casa potete disattivarlo per farlo accendere 5 minuti prima dell'orario in cui imposterete la sveglia. Andiamo a fare anche il test in diretta dell'accensione programmata, lo andiamo a programmare, come vedete sono le 16:56, come orario teniamo le 17, ossia fra 4 minuti se noi lo andremo a spegnere si dovrebbe accendere in maniera automatica. Adesso lo vado a spegnere e aspettiamo 5 minuti. A few moments later. Come vedete sono le 17 e il tablet si è acceso in maniera automatica, per cui lo potrete utilizzare anche come sveglia. Vi basterà impostare l'accensione automatica 10 minuti prima all'orario che volete alzarvi e lui in automatico si accenderà senza doverlo lasciare acceso tutta la notte per potervi svegliare. E per quanto riguarda gli aggiornamenti della sicurezza è abbastanza aggiornato, come vedete è aggiornato al 1° ottobre 2024. Concludendo il tour delle impostazioni vi faccio vedere anche come fare ad aumentare la memoria virtuale. Vi basterà andare su informazioni sul tablet, scendere fino in basso, cliccare su RAM e potrete espandere la memoria da 4 a ben 8 GB di RAM. Un'altra novità interessante è che se fate swipe non vedete solo l'ultima applicazione come capitava precedentemente, ma anche la penultima e la terzultima in contemporanea. Invece dai precedenti modelli, se andate a aprire in contemporanea più applicazioni e le andate a aprire tutte insieme, ne vedete una alla volta. Per cui se dovete andare a riaprire delle applicazioni che stavate utilizzando, essendo suddivise 2 a 2 farete molto prima e ci impiegherete meno tempo a andarle a selezionare. E ora andiamo a fare un test dell'audio. Ho già fatto partire un video di YouTube delle carrellate cosplayer, adesso andiamo a alzare il volume e così sentite la potenza dei 2 speaker. Cerco di avvicinarmi con la telecamera. È veramente tanta roba, soprattutto la qualità non è affatto male. Vado a chiudere uno degli speaker, sentite la differenza? Per cui anche se lo utilizzerete per guardare delle serie TV o ascoltare della musica, rimarrete sicuramente soddisfatti durante tutto il periodo dell'utilizzo. E ora come sempre siamo arrivati al test del comparto fotografico, vi farò vedere delle foto e dei video che ho registrato direttamente da questo device.
Come avete visto dagli scatti, vi devo dire che mi ha sorpreso veramente tanto, soprattutto tenendo in considerazione che è un tablet di fascia economica. Come avete visto anche in giornate non perfettamente luminose, la qualità dei colori risulta abbastanza naturale e anche per le foto da vicino non ho riscontrato problemi per quanto riguarda la messa a fuoco. Ovviamente, come dico sempre in tutte le recensioni, i tablet normalmente hanno un comparto fotografico inferiore agli smartphone, per cui dovete sempre paragonare i tablet rispetto ad altri tablet e non rispetto agli smartphone. E chiudo parlando di video che, come avete visto, sono abbastanza stabili e di buona qualità e soprattutto leggermente superiori rispetto agli altri tablet della sua stessa fascia di prezzo. E per concludere la nostra recensione ho svolto anche una serie di test gaming su tantissimi giochi 3D come Mario Kart, Sonic e World of Tanks, e devo dire che il nostro processore T606 octa-core si è dimostrato veramente affidabile, ma questo lo sapevo già perché l'avevo già testato anche in altri device. Non è ovviamente un processore top di gamma, ma per le caratteristiche di questo tablet è veramente più che sufficiente. I giochi girano perfettamente, come avete visto non ci sono stati lag né rallentamenti, per cui lo potete anche utilizzare per giocare, e grazie alla batteria da oltre 7000 mAh lo potete anche utilizzare per il gioco per più di 12 ore consecutivamente prima di doverlo ricaricare. Se vi è piaciuta questa recensione e volete essere sempre aggiornati ai nuovi prodotti di tecnologia come questo, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. E vi ricordo anche che nel primo commento e nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare e anche tutta la sua intera scheda tecnica. Vi ringrazio ancora di essere arrivati fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!